Villar San Costanzo, Cuneo. Locanda dei Gelsi. Qui si trova un pozzo profondissimo. Lo Speleo Club Costa di Saluzzo ha per le mani un pozzo veramente molto profondo ed essendo una struttura artificiale ci invita a far parte della squadra di studio. Ovviamente non possiamo rifiutare. Iniziano subito i preparativi. Si installa un tripode sopra la bocca del pozzo, dotato di 2 winch in grado di gestire 2 calate parallele. Si organizza e si pianifica tutto nei minimi dettagli, dando priorità alla sicurezza e valutando tutti i possibili imprevisti. Io indosso una radio con auricolare per restare in perenne contatto con il presidio sanitario e la squadra di sicurezza e porto con me un analizzatore multigas. Ecco, è giunto il momento. Sotto i miei piedi ci sono oltre 70 metri di vuoto, come un grattacielo di 25 piani. Occorre restare concentrati per riuscire a leggere il manufatto e le sue peculiarità. La canna è larga circa 90 cm e inizialmente presenta una tessitura muraria molto regolare. Si tratta di un primo settore di circa 18 metri, che ha richiesto una camicia di rinforzo in quanto il terreno qui intorno è meno coeso e quindi soggetto a crolli rispetto a quello che incontriamo più sotto. Questo pozzo è stato scavato nei terreni alluvionali e fluvio-glaciali della penultima glaciazione quaternaria e nei tratti in cui non è presente rivestimento in laterizio è possibile osservare una stratigrafia molto interessante. Scendere al suo interno è un viaggio che ci porta dai terreni di superficie, quelli più giovani per intenderci, a quelli più antichi, databili a 200.000 anni fa. Qui possiamo dire che i cordoli in mattoni non sono realizzati per fini estetici, possono avere una funzione di contenimento e orizzontamento, ma anche forse di ammorsamento nel conglomerato. È eterno scendere qui dentro. Per fortuna l'aria è ancora buona, abbiamo mediamente 20.8-20.7 di ossigeno. Viene rilevata la tessitura muraria, le dimensioni dei laterizi, le particolarità e tutte le anomalie, ma adesso non vi voglio annoiare con i dettagli tecnici. Se siete interessati trovate tutta la relazione integrale scaricabile dal nostro sito www.teses.net. Anzi, metto il link direttamente nella descrizione. Questo può essere considerato il secondo tratto del pozzo, no? Da meno 20 in giù. Questo si autosostiene grazie al forte grado di cementazione del conglomerato. L'assenza di rivestimento appunto permette di studiare la stratigrafia geologica. Qui si alternano ciottoli fini, alternati a massi più grossolani, cementati da una matrice sabbioso-calcarea. Tutti ben arrotondati, levigati, che significa che sono stati trasportati dall'acqua. E si continua a scendere, lentamente, prestando attenzione a non toccare nulla perché un distaccamento potrebbe innescare cedimenti più importanti. Sono presenti anche massi di grandi dimensioni come questo qua. Ora devo stare molto attento a non toccarlo e a non farlo toccare delle corde perché appena lo supero me lo ritrovo sopra la testa, pronto a precipitare con me sotto. In alcuni tratti si notano anche importanti colate di calcite. Queste testimoniano la forte concentrazione di carbonato di calcio che è presente nella matrice. Il vantaggio è che permette una buona cementazione dei clasti che altrimenti sarebbero collassati già durante lo scavo del pozzo. E qui siamo già a meno 60 metri. È molto suggestivo trovarsi qui. Adesso Danilo si è fatto estrarre perché diventava troppo pericoloso muoversi in 2 qui sotto. Questo può essere considerato il terzo e ultimo tratto
del pozzo presenta nuovamente dei rivestimenti in laterizio, rinforzi dovuti alla scarsità della matrice cimentante. Qui abbiamo clasti più modesti, di dimensioni comprese tra i 5 e i 15 cm, e a diretto contatto l'uno con l'altro. Meccanicamente il legame diminuisce a causa dell'assenza di matrice cimentante e aumenta l'instabilità del manufatto. Non solo, questa situazione favorisce la permeabilità, rendendo possibile l'infiltrazione di acquiferi sotterranei. La presenza di numerose buche pontaie disposte in modo irregolare e casuale fanno pensare ad un intervento di manutenzione straordinario ed imprevisto. Ecco, siamo arrivati. Questo è il fondo, a meno 77,40 metri. Ma in realtà non è ancora il reale fondo del pozzo. Qui ci sono detriti e sedimenti che non ci permettono di raggiungere la fine. Inoltre vedete, ci sono delle buche pontaie anche qui in basso, a pochi centimetri dal fondo. A terra troviamo materiale di risulta precipitato o fatto precipitare all'interno della canna, come un vecchio pneumatico di un veicolo a motore, travi in legno, cavi elettrici, frammenti di laterizio moderno. Probabilmente strati inferiori potrebbero contenere la storia a ritroso del suo vissuto. Qui ci sono dei frammenti di laterizio che posso raccogliere e imbustarli qualora si voglia eseguire una termoluminescenza. La risalita assistita è veramente di una comodità impressionante. Fanno tutti i ragazzi della squadra di sicurezza, non devo fare altro che restare immobile sull'imbrago ed evitare di restare incastrato. Dai, è fatta. Dopo 4 ore passate nel pozzo è piacevole rivedere volti amici. La stanchezza si fa sentire, ma la soddisfazione è grande. Certo che sarebbe interessante poterlo svuotare completamente, sia per capire quanto fosse profondo in origine, ma anche per setacciare il materiale al suo interno. Grazie per aver seguito anche questa avventura, iscrivetevi al canale e alla prossima!